4 maggio 12. Eletti, amici cari, sono Dio con voi, sono Dio per voi, sono Dio in voi. Sposa amata, comprendi le mie parole? Mi dici dolce amore, è meraviglioso ciò che dici, è sublime il tuo dire è tanto profondo, che non è facile comprendere, senza la grazia tua, anzi, senza di essa, è proprio impossibile. Le tue parole ricolmano l'anima di incontenibile felicità. Rifletto sulle tue frasi, meravigliose, che hai pronunciato sono Dio con voi. Ho compreso, dolce Gesù, che tu cammini con noi per le strade del mondo e non sei il Dio lontano, che vive in un mondo a sé. Tu, Gesù, vivi nel mondo, palpiti nel mondo, cuore a cuore con noi. Riflettendo su questa verità, il cuore esulta di gioia e non trema più davanti ai tristi eventi. Se tu sei con noi, dolce Gesù, chi può essere contro di noi? Rifletto sull'altra tua frase sublime sono Dio per voi. Tu, Santissimo sei sempre pronto ad elargire i tuoi doni, le tue grazie, le tue consolazioni. Non hai creato l'uomo per poi lasciarlo solo sulla terra, in un universo sconosciuto, ma sei un padre generoso e buono, sempre pronto a provvedere alle sue necessità. Sei una madre tenerissima, che accarezza col suo sguardo la piccola, fragile sua creatura e mai fa mancare la tenerezza del suo amore. Le tue parole, Gesù, sono spirito e vita, tu hai sempre parole di vita eterna. La tua tenerezza non è quella di un giorno, di un'ora, di un istante, è per sempre. Comincia già nel grembo materno, quando tu, Dio di amore, fai sviluppare il piccolo embrione, continua, poi, sulla terra, dopo la nascita, fino all'ultimo istante di vita, fino a quando prendi l'anima e la porti a te per giudicarla. Gesù, 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 dolcissimo amore, com'è bello capire di essere tanto importanti per te. L'uomo, spesso, disprezza l'uomo, non tiene conto della sua dignità, la calpesta. Osa fare questo, ma tu, Dio Santissimo, mai fai questo, rispetti la dignità di ogni uomo, perché lo ami? Per te non vi sono uomini di prima categoria, di seconda, di terza. Per te, Santissimo, sono tutti importanti, sono tutti di prima categoria, tutti sono da te immensamente amati. Ecco quello che il cuore sente di dirti, Gesù, grazie di amarci tanto. Grazie di aver lasciato il seno del Padre per venire sulla terra per sacrificarti per noi. Grazie per il tuo sublime sacrificio, che ha spalancato le porte del paradiso. Grazie per ogni pensiero, che ci rivolgi è un pensiero di amore. Grazie per ogni tuo progetto per noi è un progetto di amore. Grazie, Dio, infinito e santissimo, per il dono della vita. Sposa cara, ora puoi riflettere anche sulla terza mia frase sono Dio in voi. Nell'anima, che mi ama ardentemente, scendo e ne prendo possesso già sulla terra. L'avvolgo e la permeo col mio amore, la ricolmo di tenerezza e le faccio gustare le mie delizie già sulla terra, per poi continuare in paradiso. Sposa cara, i fiumi di gioia sono per le anime ardenti, dono del mio amore, eterno e fedele. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, il cuore di Dio è un oceano infinito di amore. Nel cuore di Dio è pronto un posto per ciascuno di voi, dipende da voi raggiungerlo, dalle scelte che fate ogni giorno. Vi prego, piccoli miei, vi prego fate le scelte giuste, fate quelle che sono secondo la volontà di Dio, mai quelle contro la sua volontà. Vi ripeto che questo è un tempo unico e speciale. Riflettete su questa mia frase e capitene il significato unico, perché mai più ci sarà un tempo come questo, mai più nella storia umana, speciale, perché l'Altissimo ha preparato meraviglie, uniche, proprio per questo tempo e le realizza gradualmente prima, tutte insieme alla fine. Beato quel figlio, che vive ogni giorno, facendo ciò che a Dio piace, mai ciò che a lui non piace. Beato quell'uomo, che fa della sua vita un canto di amore per Dio, bello sarà il suo futuro, pieno di gioia e di pace. Uniamo i cuori per l'adorazione profonda a Dio. Vi amo. Ti amo, piccola mia. Maria Santissima.